Ciao ragazzi e bentornati qui nel canale. Oggi vi voglio portare un prodottino che secondo me è molto utile a voi hobbisti, ma in alcuni casi anche al professionista può essere utile qualora non voglia andare a tirare fuori tutta la diagnosi per andare a fare una diagnosi batteria, perché si parla di diagnosi batteria. Il prodottino che voglio farvi vedere oggi è questo. È della King Bolen, è il BM580, è un piccolo testerino batteria che, come dicevo, si può utilizzare magari in casi estremi quando si deve fare una diagnosi veloce. Io mi sono già procurato qui una batteria per fare i miei test al banco. Questo piccolo tester riesce a analizzare la batteria in varie fasi, nella fase di messa in moto e nella fase di carica. Ci mostrerà anche se l'alternatore carica correttamente oppure no. E tutti questi test verranno immagazzinati nella piccola memoria che ha al suo interno. Per quanto riguarda i test da fare sul veicolo, li andremo a fare su questa Renault Clio 1200 16 valvole, è un fine 2010. Cade proprio a pennello questo tester perché mi sono accorto, sto facendo altre lavorazioni, che sulla batteria hanno scritto bassa, e quindi sono curioso di vedere come si comporta questo piccolo tester. Vediamo se le condizioni di questa batteria sono ancora buone, se magari è da ricaricare oppure da andare a sostituire. Con questo piccolo tester potrete andare a controllare non solo le auto, ma anche moto, barche, trattori, chi ha il camper, ottimo per il camper, insomma tutto quello che ha una batteria da 6 oppure da 12 volt. Molto spesso, ragazzi, cosa capita quando non si hanno a disposizione una diagnosi o in questo caso anche questo piccolo tester? Che per andare a controllare lo stato della batteria vi affidate solamente al multimetro e vi andate a puntare nei due poli misurando il voltaggio. Questo però non vuol dire proprio lo stato della batteria, perché voi andate a misurare solamente il valore di voltaggio e non quando la batteria è sotto carico. Quando la installate poi sul veicolo, faccio un esempio, dovete metterla in moto, utilizzate il climatizzatore, abbassate i finestrini, la radio, si crea un carico e se la batteria non è buona, l'auto comincia a scendere velocemente di tensione e se si va a provare l'accensione, a metterla in moto, l'auto proprio non parte più, non c'è lo spunto necessario per poterla andare ad accendere. Ricapitolando, quindi, alle nostre batterie potremo andare a fare due tipologie di misurazioni diverse. La prima, lo stato di carica, SOC, State of Charge, e viene misurato in volt. Altro tipo di misurazione è SOH, che è lo State of Health, lo stato di salute. Questa misurazione si compone di tre valori fondamentali. Il primo, andremo a misurare la corrente di spunto a freddo, CCA, il secondo è la capacità di riserva in ampere ed il terzo l'assorbimento di carica CA. Mentre per i veicoli convenzionali con batteria al piombo acido la capacità di spunto a freddo CCA è decisiva per la messa in moto e per l'utilizzo del veicolo. Per i veicoli con dotazione start and stop e molte utenze elettroniche è importante una batteria con elevati valori di spunto a freddo, oltre alla capacità di riserva in ampere e assorbimento di carica CA al top. Bene ragazzi, adesso è giunto il momento di andare a scartare il prodotto e andarlo a testare e vedere tutte le sue funzionalità. Prima di farlo però io vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di andare ad iscrivervi al canale attivando la campanellina, così rimanete aggiornati sulle novità e tutti i prossimi video in uscita nel canale, e ne usciranno. Se a fine video tutto il video vi è piaciuto di questa recensione, lasciate anche un bel like.
All'interno della confezione, come prima cosa, troviamo il nostro cavetto dati. Questo serve per andare a aggiornare lo strumento ed andare a scaricare i dati al suo interno fino, se non sbaglio, a 10 memorie, 10 test. Qui trovo il manuale di istruzioni che è in inglese e vado a tirare fuori il nostro tester. Eccolo qui, è leggerissimo, si presenta davvero molto leggero. I cavi sono fatti veramente molto bene, sembrano molto buoni e sono veramente di buona qualità, compreso anche i morsetti. Vado a riprendere in mano il libretto per dirvi altri dati tecnici riguardanti questo strumento, e sono più precisamente questi. Si può testare batterie da 6 a 12 volt, ma la tipologia è al acido, AGM e FB start and stop, quindi anche le batterie start and stop voi con questo strumento le potete andare a testare. Nel caso dei 6 volt la capacità deve essere tra i 3 e i 220 A, per i 12 volt minimo 30 A, massimo 220, e con uno spunto che va da 100 a 2000 di spunto, ovviamente per tutte e due le tipologie di batterie. Il display è un TFT da 2.4 pollici a colori e lui ci consente di andare a fare diverse tipologie di test di carico, test di ricarica del sistema e test di accensione, e volendo abbiamo la possibilità di avere anche la funzione di multimetro. Per andare ad accendere lo strumento dovremo andarlo a collegare ad un carico, ad una batteria. Morsetto rosso positivo e morsetto nero negativo. Si accende velocemente ed ecco la schermata principale dove abbiamo 6 icone. È in inglese, andiamo subito a settarlo nella lingua italiano. Per spostarci abbiamo le due frecce sopra e sotto. Setup e cambiamo linguaggio, andiamo ok e cerchiamo la nostra lingua italiana. Perfetto. Rimaniamo sempre sulle impostazioni, sull'icona delle impostazioni. Andiamo dentro e da qui ci fa cambiare la lingua, cosa che abbiamo già fatto. Ci fa fare test di autoverifica, questo è tutto alla parte del tester per andare a vedere se tutto funziona correttamente. Gli diamo l'ok, test del display, qui farà un controllo del display, test della tastiera, dove qui ci chiederà di andare a premere i vari pulsanti, ci dice tutto ok, e il beep test. Perfetto. Tornando indietro abbiamo il cicalino, lo possiamo andare ad escludere, le informazioni, qui c'è l'informazione dello strumento e l'aggiornamento, vi arriverà con l'ultimo aggiornamento disponibile. Qui abbiamo la possibilità di cambiare anche il colore. Tema 1, che è questo, tema 2 è in bianco. Io preferisco tema 1, lo lascerò così. Usciamo fuori ed andiamo sulla prima icona. Livello batterie, andiamo ok e qui ci chiede 6 o 12 volt. In questo caso è collegata la batteria 12 volt e diamo 12. Qui ci dice assicurarsi che la batteria sia 12 volt, sì ovviamente, e gli diamo ok. Qui abbiamo test veloce nel veicolo, fuori dal veicolo. Andiamo a fare un test fuori dal veicolo, selezioniamo e qui ci chiede il tipo di batteria, EFB, gel, AGM, regolare, allagato, l'italiano è un po' così. Dovremo andare a selezionare in questo caso la prima. Qui ci chiede le caratteristiche della batteria, faccio vedere, è una 12 volt, 50 Ah, 420 di spunto
e qui abbiamo le nostre specifiche EN SAE. Seleziono EN e gli do il valore EN riportato sulla batteria, 4,20. Ci siamo, ok. Ovviamente la batteria è una batteria da test che è proprio morta, infatti ci dice che il suo voltaggio è di 5,48 e è da sostituire. Ora proviamo a fare un test veloce, sempre scollegato dal veicolo. Diamo ok, qui ci chiede del motore se è spento e andiamo avanti. E qui dobbiamo andare a mettere il valore in ampere che si trova sulla batteria. 55, 50, eccolo qui, e premiamo ok. Ci conferma che la batteria è da sostituire. Fatti i test da batteria smontata, abbiamo visto che questa batteria qui è da sostituire. Dobbiamo fare i test su batteria installata sul veicolo e, se vi ricordate bene, dobbiamo andare a verificare la batteria della Clio, se quella scritta bassa che c'è stata scritta con il pennarello è effettivamente perché la batteria ha qualche tipo di problematica. Dunque ci spostiamo sull'auto ed andiamo a verificarlo. Vai! E siamo arrivati al momento della verità, ragazzi. Dobbiamo andare a controllare questa batteria, verificare che la scritta che hanno messo bassa corrisponda a qualche problematica che ha la batteria. Vado ad inserire i due morsetti, nero negativo e più rosso. Andiamo su livello batteria, andiamo a premere ok, scegliamo 12 volt ed andiamo a fare un test nel veicolo. Test della batteria, andiamo a fare prima questo e poi andremo a fare anche il resto. Vado a premere ok, qui ci dice di tenere spento il motore perché può essere il risultato influenzato dall'accensione del motore. Premo ok, qui mi chiede la tipologia di batteria ed è la prima, vado avanti. Mi chiede ancora le specifiche EN 600 ampere, eccolo qui, 600 EN. Qui ho il risultato precedente, vado a mettere 600, eccolo qui, e premo ok e andiamo a vedere cosa succede. E come vedete mi dice che è la batteria da sostituire. Il voltaggio 12 volt e 65, ma la batteria manca di spunto. Io comunque proverò a vedere se riesco perlomeno a recuperarla in parte, farò delle prove. Facciamo adesso il test di ricarica. Premo ok e dobbiamo attendere qualche istante per far partire il test. Attendiamo un attimo ed eccolo qui che parte. Qui ci chiede di mettere in moto e mantenere il motore tra 2500 giri e 3005 e premere ok. Procediamo e andiamo ad accendere il motore. Premo ok. Bene. Stop. Puoi spegnere pure il motore. Abbiamo il risultato del test. Qui purtroppo non è ben tradotto in italiano, però i risultati sono veritieri. Qui dice caricato 12.47, 13,99, ondulazione 6 mV, risultato nessuna uscita. Facciamo il test di avvio. Qui ci chiede spegnere il motore prima di iniziare il test. Il motore è spento. Diamo ok. Avviare il motore.
stop. E qui abbiamo i nostri risultati. Tempo 6938 millisecondi, abilità iniziale normale, voltaggio 12.16 volt. Facciamo il test di carico, premo ok e ci dice di tenere il motore tra 2000 e 2500 giri e premere ok. Accendiamo la macchina e la portiamo a 2000 giri. Premo ok, stop, e qui abbiamo il risultato. Ci dice attuale 12.64 il voltaggio, minimo 12.60, 12.8, capacità di carico buona. Andiamo a vedere adesso anche le altre icone. Andiamo su forma d'onda e premiamo ok. Qui ci farà vedere un grafico in tempo reale. Usciamo premendo e andiamo su revisione. Qui troviamo riproduzione della forma d'onda, quello che è stato registrato. Premendo ok andiamo a vedere la registrazione. Ci darà la registrazione di quello che è stato fatto precedentemente. Usciamo, qui ci dice che possiamo cancellare questo record ed andiamo su record. Premendo sempre ok, diamo ok, ci farà vedere poi tutti i parametri. Possiamo andarli anche a salvare all'interno del nostro PC. Ci basterà attaccare il cavo che vi ho fatto vedere prima e andremo a scaricarci tutti i nostri dati. Possiamo anche andare ad eliminare tutto e vado su multimetro, perché come vi dicevo è presente anche un multimetro all'interno del tester. Diamo ok, gli diamo 12 volt. Qui graficamente ci fa vedere, se accendiamo il veicolo, se è ok anche la carica, se è all'interno di questo quadrato verde. In più ci fa vedere graficamente il voltaggio a cui si trova la batteria. Stacco il tester. Bene ragazzi, tiriamo le conclusioni riguardo questo prodottino della Kimbollen, che devo dire si è dimostrato ottimo. È riuscito a confermare la mia paura, il mio dubbio, che la batteria della Clio avesse qualche problema. Qualora foste interessati all'acquisto di questo test batteria, vi lascerò il link sotto nelle descrizioni, insieme anche a varie altre cose. Utilizzandoli andrete a supportare me, arriverà una piccola quota, veramente piccola, che andrò a destinare al canale. Mi raccomando, andate ad iscrivervi, attivate la campanella e se il video vi piace lasciate anche un bel like. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo a un altro video, vi saluto e alla prossima. Ciao!